Oggi decidiamo di andare a Greenwich, facilmente raggiungibile dal campeggio con la linea Thameslink, in circa un quarto d'ora fino alla fermata Maze Hill. E siamo arrivati qui. Sì. Dobbiamo andare all'osservatorio qui. Il Greenwich Park è il parco reale più antico di Londra e anche uno dei più estesi. Lontano dalla frenesia della città, è un ambiente calmo e tranquillo dove passeggiare. E c'è anche un laghetto per un giro in pedalò. Purtroppo notiamo che anche l'iconico prato verde inglese ha ceduto al riscaldamento globale e per salire la collina si seguono i viali tra alberi secolari e non mancano gli scoiattoli che qui possono scorazzare liberi senza pericoli. In cima si trova l'osservatorio reale e dall'alto della collina si ammira il più bel panorama di Londra, con tutto il suo skyline. In primo piano la Queen House, un palazzo del XVI secolo, e a fianco il Museo Marittimo Nazionale, entrambi visitabili. Davanti all'ingresso dell'osservatorio c'è la statua del generale britannico James Wolfe, sepolto a Greenwich, e da qui si vede chiaramente la Time Ball, la palla rossa che cade alle 13 in punto e permette di sincronizzare gli orologi di tutto il mondo. Qui infatti inizia il meridiano zero, che divide la Terra nei due emisferi, orientale ed occidentale, e nel cortile una linea metallica segna proprio questo confine. E così eccoci qui, con un piede ad est ed uno ad ovest del mondo. All'interno di uno degli edifici del complesso, questo telescopio di transito del 1816 viene esposto nella sua posizione originale in linea con il meridiano zero. La Flamsteed House prende il nome dal primo astronomo reale John Flamsteed, incaricato nel 1700 di fare una mappatura delle stelle per risolvere il problema della longitudine nella navigazione. Qui viveva con tutta la sua famiglia, creò un catalogo di migliaia di stelle e fondò l'osservatorio di Greenwich. La stanza ottagonale è la stanza più antica dell'osservatorio, progettata nel 1675 per studiare i movimenti celesti. Qui si usavano particolari strumenti per le osservazioni e le misurazioni, necessarie per avere l'ora e la longitudine, fondamentali per stabilire le posizioni in mare delle navi. Il meridiano di Greenwich ha contribuito a stabilire il sistema dei fusi orari mondiale che usiamo ancora oggi. In una sezione del museo vengono conservati molti orologi antichi. Prima del meridiano zero, ogni città del mondo aveva una propria ora locale segnata dalla meridiana. Ma nel 1800 il meridiano di Greenwich fu scelto come riferimento per regolamentare i cronometri marini di John Harrison, che furono fondamentali per stabilire la longitudine in mare aperto. Proseguendo la visita si vedono altri orologi più moderni, costruiti con l'acquisizione di maggiori competenze. E anche l'orologio astronomico, estremamente preciso per misurare il tempo, costruito con la tecnologia più avanzata oggi disponibile. Il
In un altro edificio dell'osservatorio si trova una versione del 1994 della camera oscura, precursore della macchina fotografica, che permette di vedere in tempo reale un panorama sul Tamigi e sul Museo Marittimo. L'immagine, catturata attraverso un piccolo foro in cima alla cupola e uno specchio riflettore, viene proiettata su un piano davanti a noi, permettendoci di vederla. In passato veniva usata per vedere le eclissi senza dover guardare il sole. Questa bella meridiana esterna ci ricorda che si è fatto tardi e dobbiamo scendere dalla collina alla scoperta di altri tesori londinesi. Ed eccolo un altro tesoro. Il Cutty Sark, oggi un museo, era nel 1800 un veliero mercantile, fra i più veloci, e trasportava prevalentemente tè dalle Indie orientali. E ora decidiamo di attraversare il Tamigi a piedi. Ma non essendoci un ponte, dobbiamo usare questo fantastico tunnel lungo 400 metri e realizzato sotto il fiume nel 1902. È un ponte pedonale sempre aperto, anche di notte, che ha sostituito i traghetti del 1800. Con il tunnel, i lavoratori del sud del Tamigi potevano raggiungere in poco tempo i cantieri navali di Isle of Dogs. Il tunnel è stato danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale, ma recentemente ristrutturato. Arrivati ad Isle of Dogs si può prendere la metropolitana e dopo qualche cambio si raggiunge la zona di Shoreditch per visitare alcuni particolari mercati in città. Il Columbia Flower Market è un'esplosione di colori. È il più grande mercato di fiori a Londra, dove si scoprono anche fiori esotici mai visti prima. Il mercato esiste dal 1869 ed è aperto solo la domenica. Oltre alle bancarelle ci sono molti negozi vittoriani con antiquariato, giardinaggio o vestiti vintage, ma anche pub e ristoranti molto caratteristici. Con una breve camminata si raggiunge l'Hackney City Farm, un posto bellissimo dove portare i bambini per vedere gli animali della fattoria. Da oltre 30 anni i responsabili, molti di questi sono volontari, offrono l'opportunità di fare esperienze lavorative all'aria aperta, seguendo un progetto di agricoltura sostenibile in un contesto rurale in città. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If you'll be a shooting star. Ma in questa zona si possono scoprire altri mercati interessanti, come il Broadway Market. Esisteva già a metà del 1800 e si tiene sulla Broadway Road, una strada che viene chiusa al traffico nel fine settimana.
Il sabato e domenica, infatti, la strada si riempie con decine di bancarelle, dove trovare dell'ottimo cibo cucinato al momento. L'aria si impregna di profumi invitanti, a cui non si riesce a resistere, soprattutto dopo qualche assaggio offerto con grande generosità. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. Insomma, questo mercato è un paradiso dello street food ed è stato premiato nel 2024 come migliore mercato alimentare. You're spreading sugar on my misery, and I don't fake this kind of feeling, never felt so real. Non lontano dai mercati si trova un altro esempio di riqualificazione a Londra. Il Barbican Centre, infatti, è un complesso residenziale con radici in epoca romana e medievale, quando la zona era cinta da mura difensive, distrutte poi dal grande incendio e dai bombardamenti tedeschi. Negli anni 60 si decide di recuperare il quartiere creando non solo abitazioni, ma anche spazi culturali. Questo enorme complesso è noto per la sua architettura definita brutalista, per l'uso del cemento martellato a vista che conferisce un aspetto grezzo e per le forme squadrate che danno un senso di robustezza. Dal 1982 il Barbican, oltre ad avere oltre 2000 appartamenti, è uno dei più grandi centri culturali in Europa. All'interno, infatti, sono disponibili per tutti una biblioteca, una galleria d'arte, sala da concerti, cinema e teatro e addirittura una serra detta conservatorio, costantemente curata dai volontari. All'esterno, uno spazio verde pubblico, arredato con fontane e panchine, invita ad una pausa in un ambiente tranquillo. Il laghetto ha l'acqua molto bassa, perché sotto passa la più antica linea di metropolitana di Londra e non consente un laghetto più profondo. Dopo i bombardamenti tedeschi, in questa zona si era salvata solo una chiesa medievale del 1400 e il Barbican le è stato costruito tutto intorno. Oggi è stata perfettamente ristrutturata e viene usata non solo per le funzioni religiose, ma anche per i concerti. E anche oggi abbiamo scoperto molti luoghi interessanti, alcuni poco conosciuti, in questa grande città che racchiude tante sorprese per tutti.